Finalmente siamo alla puntata numero 3 della trasformazione di Jinx. Oggi vi faccio vedere com'è la moto con i cerchi a canale stretto, mousse e gomme specialistiche. Andiamo a fare prima l'unboxing, montaggio e poi una bella prova tosta in off-road. Vai! Figa se si è scavata qua! Che trota! Figa si grippano, ragazzi. Mozzo ricavato dal pieno anche in questo caso. Aderenza assurda, ragazzi. Aderenza assurda, veramente. Bella tranquilla come inizio. Le terrò gonfie nei trasferimenti e quando arrivo a destinazione le sgonfio, giro e poi le rigonfio per il trasferimento. Siamo finalmente alla terza puntata della trasformazione di Jinx. Questa modifica andrà a cambiare completamente la moto in fuoristrada. Da quando ho preso la moto 2 anni fa ho cercato di lavorare in primis sulla mia tecnica, sull'esperienza, su il cercare di girare il più possibile in fuoristrada e non mi sono mai concentrato troppo sulla modifica fino a quest'anno. Quest'anno ho deciso di intraprendere queste modifiche sulla moto, non perché io sia arrivato, assolutamente, sono ancora in una fase, mi definisco ancora principiante, il lavoro da fare a livello tecnico è ancora tantissimo, però inizio a sentire le cose meglio, inizio ad avere più sensibilità alla guida e appunto ho deciso di iniziare a lavorare anche sulla parte tecnica della moto, anche lì, non perché l'890R non andasse bene, perché è una moto comunque che è infinita, e le potenzialità del mezzo sono letteralmente infinite, però ci sono delle cose come reparto sospensioni, come i cerchi standard della moto, ci sono appunto delle cose che se uno le va a modificare aiutano poi a sostenerti nel percorso e ad affrontare più facilmente delle cose che per come sta settata standard possono risultare più ostiche. Nelle prime due puntate siamo intervenuti prima sulla torretta, che è la modifica più estetica del mezzo, anche se molto funzionale dal punto di vista della strumentazione, della visibilità davanti, dell'alleggerire l'avantreno della moto. La seconda modifica è stata quella delle sospensioni, vi lascio chiaramente sotto linkati gli altri due episodi. Nella seconda puntata sono andato giù a Pesaro da Andreani Group e è stato rivisto completamente il reparto sospensioni dell'890R e oggi siamo a una delle modifiche che avrei voluto fare proprio per primissima, ma che non ho mai fatto per svariati motivi, tra cui il problema dell'essere completamente in regola, tra cui il costo molto importante dell'intervento, la paura di andare a mettere un qualcosa che potesse poi andarmi a penalizzare troppo nella guida su strada, ma è appunto una delle modifiche che credo che possa stravolgere completamente la guida in fuoristrada. Da quello che ho visto nella mia brevissima esperienza, una delle cose che va a cambiare maggiormente la guida è il tipo di pneumatico che vai a usare. Il primo vero cambiamento ce l'ho avuto quando ho montato delle gomme più performanti in fuoristrada. Sicuramente vicino a questo abbiamo le sospensioni, nel senso che quando sono andato a cambiare le sospensioni ho visto un cambiamento estremo su determinate condizioni di guida. E tornando appunto al reparto gomme, quindi ruota, l'altra modifica che tutti dicono essere miracolosa è montare dei cerchi a canale stretto e per questo devo ringraziare Bar Tubeless che ha deciso di supportarmi in questa trasformazione della moto e di supportarmi con il loro prodotto top di gamma. Andiamo a spacchettare, a montare e a provare più che altro fuori strada i nuovi cerchi a canale stretto di Bar Tubeless. Facciamo un veloce unboxing. Per chi segue il canale Instagram avrà già visto i cerchi. Se non seguite la pagina Instagram vi consiglio di aggiungermi, che lì vedete tutte le cose in anticipo. Partiamo dal cerchio anteriore, chiaramente ruota da 21 ed eccolo qua. Incredibile, ragazzi.
Per chi non conoscesse Bar Tubeless, è un'azienda leader di mercato che si occupa sia di fare il trattamento per rendere tubeless i pneumatici. Infatti all'interno del cerchio vedete che c'è un rivestimento gommato che fa sì che il cerchio non perda aria, in modo tale da poter montare pneumatici tubeless. Abbiamo la lama antistallonamento, pozzi ricavati dal pieno, lame Takasago XL, sono leggerissimi. Dietro abbiamo chiaramente una ruota da 18. Mamma mia, no vabbè, stupendi, stupendi veramente. Eccola qua, anche lei è strutturata nello stesso identico modo, raggi rinforzati, spessissimi rispetto a quelli originali, mozzo ricavato dal pieno anche in questo caso, lama Takasago, trattamento tubeless, come possiamo vedere qua, incredibili. Come mai li ho presi tubeless? Li ho presi tubeless perché andrò a montare all'interno la mousse, purtroppo non è ancora arrivata. In questo caso non andrò a mettere un pneumatico tubeless, ma metterò dei pneumatici che vi farò vedere tra poco, che sembra che non perdano troppa aria, e monterò una gomma specialistica, in modo tale da avere un setting sotto la moto che la avvicini il più possibile a quello che è un handling con una moto specialistica. Ragazzi, sono incredibili, veramente, veramente, veramente incredibili. Non vedo l'ora di averli montati. Adesso vi faccio vedere cosa ci monto sopra però. Come pneumatico ho scelto le Michelin Tracker. Anche queste le ho comprate a William, che avevo conosciuto quando ho acquistato le Rebel, le Explorer Adventure, che trovate la recensione sempre qua nel canale. Qua invece non sono stato supportato dall'azienda, non è una collaborazione, ma visto che mi sono trovato molto bene con lui, è stato estremamente veloce nella spedizione e estremamente onesto nei prezzi, ho deciso di affidarmi ancora a lui. Vi lascio comunque il link sotto di William. Madonna, se sono cattive. Allora, eccole qua. Sono veramente di un'ignoranza importante. Abbiamo il 21 davanti e il 18 dietro, come dicevamo, e la differenza che noterete subito è che dietro abbiamo finalmente una 140. I pneumatici non sono tubeless, però mi è stato detto che tengono molto bene l'aria e quindi metterò mousse, le terrò gonfie nei trasferimenti e quando arrivo a destinazione le sgonfio, giro e poi le rigonfio per il trasferimento, in modo tale da non cuocere troppo la mousse. Non ho idea di quanto dureranno, a vedere quanto è ignorante sta gomma, secondo me 2000 km. Però devo fare sta prova. Se vedo che poi durano poco tornerò su un pneumatico 70-30 tipo le Mitas Enduro Trail XT Plus, perché purtroppo la Rebel, che come sapete è diventata la mia gomma preferita, non la fanno 140 dietro. Andiamo prima a montarle e poi vi faccio vedere il video di test in fuoristrada e speriamo che questa upgrade non mi deluda. Per l'installazione, ragazzi, sono venuto da Target Robot, dal mitico Fabio, qua a Milano. Andiamo a farci tutto il montaggione. Salutiamo anche le Rebel. Peraltro, ragazzi, per chi volesse usufruire del servizio qua di Target Robot, mi sono fatto lasciare qualche codice sconto e per chi fosse veramente interessato mi scriva su Instagram che gli do il codice da comunicare poi a Fabio. Sì. Ok. Quindi ci siamo per questo bel test della moto finita. Cartucce Misano Rally più 2 di escursione davanti, mono Öhlins dietro, cerchio a canale stretto Bar Tubeless, bib mousse e Michelin Tracker come gomma. Ragazzi, vediamo come va perché sono veramente molto curioso. Lasciamo un po' di spazio tra di noi, ok.
Ai ai. Bello tosto, porco due. Sono tornato dietro un pezzo. Bella tranquilla come inizio. Porco Simo! Bello! Che sei un pezzo di merda! Fangosa. Qua un bel test perché è bello bagnato, viscido, roccia.
Abbiamo fatto una pausetta. Comunque ragazzi, modifica pazzesca. Peccato che non ho registrato un paio di pezzi fighi. Aderenza assurda ragazzi, aderenza assurda veramente, fanno spavento, è proprio, fanno spavento, tengono di brutto. Porca anche su asfalto comunque non sono male, considerando il tipo di gomma che è. Pezzo me lo ricordo, parecchio viscido. Figa se si è scavata qua, che trota. Si sta scavata qua, ma non era messa così. Minchia, qua è hard ragazzi, porca troia, si è scassata. Minchia! Vi faccio andare avanti voi così io me la prendo con il mio tempo, se no viene l'ansia che ho voi forti dietro. Fatto andare avanti gli altri, me ne parto col mio tempo e vado. Questo era un pezzo bello tosto che se si è scavato come sotto, infatti sono mega canali qua. Bellissimo è diventato. Già era figo prima, adesso è veramente diventato una bomba. Puttana! Peraltro lì è proprio, ragazzi, non si capisce ma è ripido, qua c'è un bel gradone.
Figa se grippano ragazzi, paurose. Puttana se grippano. Spettacolo. Tanta roba, tanta roba qua. Bella cazzo! Bravi ragazzi. Qua fa un botto il rapporto. Mica sali di prima senza usare la Sì, sì. Spettacolo, spettacolo. Eccoci, eccoci qua da Gesù. Spettacolo. Spettacolo! Brava però la tua compagna, Raga, si è fatta al Marocco. Ciao YouTube! Questa è quella discesa di quel video che nessuno si è guardato, che era stupendo. Sai che non si è guardato nessuno il video della mistica l'altra volta? Che brutte persone. Magari neanche iscritti sicuramente. Appunto, Pochi che l'hanno guardato. quello chiaramente. Tutte le volte che esce si fa un mazzo della Madonna, tirar sulla moto, cade, spacca le cose, Spacco le investe cose. i soldi, poi deve montare il video, scaricare le clip. Cazzo, ma almeno un pulsantino. Un pulsantino, dico, no? veramente. Adesso decidiamo se andare a mangiare. Andrea col mono. Dico che... Va bene. Fumerò un po' di quella sigaretta elettronica del cazzo. Non esageri con le staccate. Ora abbiamo una bella discesa impegnativa che mi ero cagato addosso la prima volta che l'ho fatta in maniera importante. Faccio andare avanti ragazzi. Bella, stavolta è andata bene dai, cioè anche l'altra volta, però stavolta avevo più confidenza. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, lunghissimo, mi dispiace, ho provato a farlo più breve ma purtroppo c'erano troppe cose da infilarci e il giro di oggi ve lo volevo mettere il più completo possibile perché è stato veramente molto bello e secondo me meritava farvi godere un po' come ho goduto io a girare in questi posti qua. Ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto del video. Per chi è ancora qua adesso metta l'emoticon della tartaruga che sono curioso di vedere in quanti siete. Facendo un bel recap di quello che è stato fatto, tornando a parlare della modifica cerchio a canale stretto, mousse e gomma specialistica, direi che siamo proprio alla ciliegina sulla torta. Adesso la moto è completamente stravolta. L'unica cosa che mi dispiace è che mi sarebbe piaciuto fare questi interventi a blocchi, prima il cerchio a canale stretto
con una gomma meno aggressiva e poi dopo mettere invece la mousse con una gomma più aggressiva come questa qua, per capire effettivamente quanto cambiava una cosa piuttosto che l'altra. Però comunque, avendolo fatto in un unico blocco, vi posso dire che è una modifica devastante. Ha l'unico grosso disclaimer che non siete più in regola. E cosa fa questo qua? Dio mio. Però questa è sicuramente una delle modifiche più impattanti sulla ciclistica, è devastante. Io un grip come oggi non l'ho mai provato. Queste gomme qua mi sono piaciute tantissimo, avrò modo nei mesi di provarne altre perché non credo che dureranno molto. In realtà non so cos'altro dirvi perché penso che durante il video avete avuto modo di vedervi a tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi al canale. Chiudiamo questo video con questa noiosissima autostrada, vi do appuntamento a settimana prossima, vi auguro ancora buona domenica e ciao a tutti!